Ciao a tutti, eccoci con un nuovo incontro. Oggi facciamo un salto dalla storia alla politica, concentrandoci su una figura che molto spesso nelle ultime settimane è stata tirata in ballo nella politica, nei rotocalchi, nei TG e di cui si parla diffusamente, ossia Enrico Mattei. Una figura che tra l'altro si sposa perfettamente con il percorso che abbiamo intrapreso, perché qualunque sia la nostra idea politica, Mattei è una figura che suscita sicuramente sentimenti diffusi di orgoglio e di ammirazione. E quindi vogliamo scandagliarla un pochino più a fondo. Partecipa attivamente alla resistenza durante la guerra civile, fa una scelta molto precisa, è una resistenza di tipo cattolico, arriva ad assumere ruoli molto importanti all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale che gli permetteranno poi subito di avere nel dopoguerra incarichi di primo piano. Viene eletto deputato nelle file della Democrazia Cristiana dal 48 al 53, partecipa attivamente all'interno soprattutto della corrente di sinistra democristiana. Gli viene affidato un incarico che lui inizialmente assumerà anche con qualche mal di pancia, non essendo particolarmente esperto della materia, che è quello di commissario straordinario, forse per meglio dire liquidatore, dell'Agip, ossia dell'azienda generale italiana Petroli, uscita in condizioni disastrose, ovviamente dalla fine del secondo conflitto mondiale. Eppure Mattei con grande caparbietà metterà subito mano, capendo le potenzialità enormi di questa azienda e di questo settore, nonostante molti dei quadri, dei dirigenti, delle maestranze siano di nomina fascista, di nomina del ventennio, capisce che c'è un elevato livello di professionalità e che il futuro dell'Italia, la sua ricostruzione industriale si giocherà molto su questo asset decisivo e fondamentale. E quindi si lancia in tutta una serie di iniziative che vanno dal rilancio, per esempio, delle trivellazioni per sfruttare l'unica risorsa di cui è ricco, soprattutto nella zona della pianura padana, è il nostro sottosuolo, quindi il gas metano, fa realizzare nuovi metanodotti, ma capisce soprattutto che l'Italia ha bisogno di petrolio e di idrocarburi. E per questo lancia e qui riprendiamo il concetto di piano Mattei, di cui si parla anche in questi giorni, si lancia in una azione molto coraggiosa che lo porterà a sfidare il monopolio delle famose sette sorelle, ossia le grandi multinazionali americane che detengono di fatto il monopolio del settore petrolifero. E lo fa lanciandosi in una politica nuova, originale, e rivolta soprattutto verso i paesi del Nord Africa, verso i paesi arabi, cambiando completamente quello che era il vecchio approccio. Non è più un approccio di tipo neocoloniale o di tipo imperialistico, è un approccio di chi capisce che noi abbiamo l'esigenza di queste risorse, ma che bisogna riconoscere ai paesi che detengono queste risorse naturali un ruolo importante e quindi sigla numerosi accordi con questi paesi riconoscendo delle royalty molto alte di oltre il 50% che devono ed è proprio un suo punto fondamentale d'onore, devono assolutamente rimanere queste risorse all'interno dei paesi che detengono queste risorse e, e che devono contribuire alla crescita, infatti, stessi di questi paesi. E non è un caso che oggi, recentemente, nella visita in Algeria della Premier Meloni, sia stata portata di fronte al cospetto di un monumento dedicato proprio a Enrico Mattei, che viene ricordato in questi paesi come un vero e proprio eroe o comunque uno spirito assolutamente libero, indipendente, che ha contribuito alla crescita di una mentalità anticolonialista. E, ma non finisce qui perché oltre che con i paesi arabi, Mattei sigla accordi molto vantaggiosi addirittura con l'Unione Sovietica, che diventa quindi un fornitore fondamentale anche di risorse petrolifere. Ovviamente tutto ciò non viene visto di buon occhio, non solo dalle sette sorelle, ma anche in larga parte dal governo americano.
Ma nonostante questo Mattei continua a godere di una grande considerazione, anzi sempre più ampia, soprattutto all'interno dell'Italia stessa. È lui che è dietro l'iniziativa del giornale Il Giorno, di questo nuovo quotidiano, con i suoi finanziamenti, con i suoi appoggi politici. È lui che per la prima volta ci mette la faccia portando un grande manager dell'azienda di Stato, dell'azienda pubblica, a parlare in faccia agli italiani, chiarendo l'importanza di questi assetti strategici, l'importanza di avere una sovranità nazionale e un'indipendenza di tipo energetico, e quindi tutto questo lo rende un personaggio molto noto, molto amato e nello stesso tempo probabilmente molto ingombrante. E la sua fine avverrà nell'ottobre del 1962 in quello che per anni è stato considerato un incidente aereo avvenuto nei pressi di Pavia. E oggi, a tanti anni di distanza, sappiamo che non è stato un incidente aereo, che è stato un sabotaggio, è stato un attentato e Enrico Mattei è stato ucciso. Non abbiamo elementi storici per capire chi c'è effettivamente dietro, possiamo supporre, abbiamo detto che è storicamente accertato che è stato poco amato sicuramente dagli americani, si è parlato di mafia, si è parlato di depistaggi, di servizi, eccetera, come al solito nei misteri italiani. È di pochi giorni fa la notizia che il capo della CIA in Italia in quegli anni scriveva in documenti segretati che Mattei era particolarmente inviso agli Stati Uniti perché in realtà avrebbe partecipato in maniera falsa alla resistenza comprandosi titoli che non aveva e che era di fatto un fascista mascherato che teneva in grande antipatia l'America, gli Stati Uniti e i suoi interessi economici e politici. Non abbiamo elementi neanche per dire se questo è vero. La sua carriera di partigiano c'è stata, ci sono tanti documenti che lo testimoniano, è stato addirittura vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. E, sicuramente era però inviso a molti poteri e a molti potenti. Noi lo ricordiamo come un grande italiano, un uomo che ha servito veramente il suo paese tenendo la barra dritta su quella che è la necessità dell'indipendenza e della sovranità nazionale di una nazione. E quindi ci piace inserirlo dentro questo nostro percorso per far sì che tanti italiani possano approfondire la sua conoscenza, qualunque sia la loro provenienza politica. Vi ringrazio e se vi è piaciuto questo contenuto, se state gradendo questo percorso che stiamo facendo, iscrivetevi, commentate e partecipate. Grazie e alla prossima!